Ben ritrovati nel mio canale. Quest'anno grazie al TG Juggling ho avuto il privilegio di seguire da vicino il lavoro di un sacco di artisti e quindi ho pensato che poteva essere simpatico e carino fare una mia personale top 10, che ovviamente non sarà una classifica, anche perché ho già avuto difficoltà a scegliere escludendo degli artisti che avrebbero meritato tantissimo, però insomma così è. Spero che questo video sarà di vostro gradimento e che vi faccia scoprire o riscoprire alcuni artisti che vi eravate persi. Ma iniziamo subito in bombissima con il primo artista della top 10. Dunque, Kouta Ohashi quest'anno ha fatto delle cose incredibili. Sono giusto andato a controllare sul suo canale YouTube e solo quest'anno ha pubblicato 16 video, ok, video montaggi, cioè no video su Instagram o cose così, che se togliamo 3 che sono video di trick, sono 13 video artistici di giocoleria. Ma la cosa davvero incredibile di questo artista giapponese di Nagasaki è la qualità dei video che pubblica, dal punto di vista della ripresa, dal punto di vista della tecnica, dello stile, della giocoleria, della pulizia dei trick. È una cosa che davvero vi fa stare bene a guardare, cioè trasmette un senso di perfezione e serenità. Passiamo dal Giappone agli Stati Uniti con un giocoliere che in realtà la sua fama è nota da un po', ma quest'anno ha davvero messo altri mattoni incredibili a quello che sa fare. Sto ovviamente parlando di Kellin Quinn, che quest'anno tra le altre cose annovera un video per l'IJA Trick of the Month, ha pubblicato il suo spettacolo su YouTube, il video Hot Milk e una serie infinita di trick con una ricerca smash tech su rimbalzi e collisioni. Rimaniamo negli Stati Uniti e stendiamo anche un tappeto rosso per la giocoliera più forte in circolazione, ovvero Delaney Bales. Quest'anno si porta a casa anche per la seconda volta il primo posto alla Top 40 Jugglers, la classifica dei 40 giocolieri dell'anno stilata da Luke Burridge sulla base del voto della comunità dei giocolieri. Anche Delaney Bales quest'anno ci ha offerto un video per l'IJA Trick of the Month molto bello e molto tecnico, per non parlare di ben 5 record del mondo. E c'è chi pensa che la giocoleria sia solo una cosa per maschi. Prossimo giocoliere e torniamo in Europa, in Germania, con Max Kuschmierz. Allora, Max nel 2021 ha fatto delle cose incredibili. Dopo aver completato una challenge che si è creato lui da solo, cioè riuscire a chiudere 100 trick con almeno 100 prese di 5 palline, quest'anno l'ha riproposta con 6 palline e ce l'ha fatta! Ha fatto 100 trick con 6 palline. Cioè, ora sta iniziando a fare una cosa simile anche con le 7, ma lui dice che non sta iniziando a fare la stessa cosa. Vedremo. In ogni caso nemmeno lui quest'anno ha scherzato con i record, perché se ne porta a casa ben 9 senza contare tutti quelli diciamo meno ufficiali che potete trovare accuratamente raccolti sul sito jugglingrecords.com. Ah sì, tutto quello che sto dicendo, tutti i video a cui sto facendo riferimento, i siti e tutto quanto, trovate i link in descrizione, come ovviamente i link ai profili di questi giocolieri che dovete assolutamente seguire e supportare. Prossimo giocoliere. Dominic Laterra, che spero si pronunci così, io l'ho sempre pronunciato così perché mi sembra un cognome italiano, però non penso lo sia, o forse lo è, non si sa. Comunque, quest'anno ha raggiunto dei livelli spaziali, cioè davvero ha fatto delle cose incredibili. Allora, intanto un po' di punti di riferimento. Lui è australiano, ma studia alla Doc di Stoccolma. Tra i vari progetti che ha portato avanti quest'anno c'è sicuramente quello sulle piramidi, ovvero la creazione di trick e sequenze con la reiterazione di questa immagine. Più un video per l'IJA Trick of the Month, anche lui, ma soprattutto abbiamo capito essere un grande amante delle palline, tante palline. Sui grandi numeri, parliamo di 9-10 palline, è sicuramente uno dei giocolieri più tecnici e solidi del momento. E secondo me siamo ancora all'inizio. Next! Dunque, andiamo per ordine. Masahiro Takahashi quest'anno ha buttato fuori un video spaziale. Inflection Point è un video che mescola tecnica, presenza scenica, delicatezza, montaggio sublime e nello stesso video c'è un record del mondo. Quindi basterebbe anche solo questo per parlare di lui come uno dei migliori giocolieri con le clave in questo momento in circolazione. Se non fosse che questa mattina, giorno in cui io sto registrando, ha pubblicato il video preliminare che aveva preparato per partecipare alla JJF, la Japan Juggling Federation, in cui in un'unica ripresa, senza tagli, di 6 minuti,
fa un'intera routine con 3, 5 e 7 clave, con trick pazzeschi, senza mai droppare. Già, ribadisco il concetto, andatevelo a vedere. Cambiamo un po' il genere e parliamo di un artista che negli ultimi anni si è fatto conoscere per uno stile molto particolare. Bow, di cui tuttora continuo ad ignorare il cognome, è francese, ora sta a Berlino e oltre ad essere un poiaro incredibile con il suo progetto Things on Strings, fa lezioni online, workshop, un sacco di cose fighe, è riuscito a creare un crossover fra lo spinning, la giocoleria e il contact. Cioè praticamente con quello che fa lui riesce a mettere d'accordo tutti i giocolieri. Incredibile, eh? Il prossimo. Siamo tornati alle clave, d'altronde vi avevo detto che questa non è una classifica, è un elenco di giocolieri che a me sono piaciuti un sacco quest'anno e come vedete non ho fatto nemmeno un ordine ben preciso. Comunque, Onni Toivonen, come definirlo? Un colibrì racchiuso nel corpo di un orso. Cioè è un Marcantonio di 1,90 m con una fluidità, un movimento, una presenza scenica di una ballerina. Mi sono innamorato la prima volta che l'ho visto sul palco. Tra l'altro era la Convention Romana nel 2015. Abbiamo passato anche assieme una serata. Mi ha insegnato delle parole che in finlandese significano delle parolacce in italiano. Questa è un'altra storia. Davvero, comunque quest'anno ha buttato fuori diversi trick, un video Bird's Head che è bellissimo e lo scorso mese anche Where is Artu che assieme ad altri giocolieri a Tampere in Finlandia hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Ed è il momento di un po' di campanilismo da parte mia perché nella mia personale top 10 c'è anche un italiano e non solo un italiano ma c'è un veneto ed è Brian Simoncin. Sono sicuro che avete avuto modo di conoscerlo se avete seguito i TG Juggling dato che ne ho parlato parecchio e in ogni caso in generale il suo lavoro è molto seguito soprattutto sul suo profilo Instagram. Cos'ha Brian Simoncin? Brian Simoncin ha un'eleganza e una creatività incredibile con le clave. Lui gioca soprattutto con le 3 clave, ma avendo lui un trascorso anche da poiaro e contattaro, riesce ad unire molto bene queste cose. Un altro punto per la flow art. Comunque, scherzi a parte, ha pubblicato più di 70 video di trick e routine quest'anno sul suo profilo Instagram. Quindi andateci a dare un'occhiata, un sacco di idee e spunti interessanti. Infine siamo arrivati all'ultimo nome della lista ed è quello di Zaila Avantgarde, la rivelazione del 2021. Si sapeva già qualcosa l'anno scorso, però quest'anno è stato un exploit incredibile e non solo nell'ambiente della giocoleria ma in generale, perché questa ragazzina di 14 anni della Louisiana negli Stati Uniti, oltre ad essere una giocoliera, una giocatrice di basket e un amante della matematica, ha anche vinto il concorso di spelling, ok? Del 2021 della categoria quella a cui può appartenere, ma è la prima ragazza afroamericana a vincere questa competizione in assoluto e la foto della sua vittoria è finita fra le 100 foto selezionate dal Time. Sì, quello lì è come foto dell'anno. Ha 3 record del mondo all'attivo che mischiano basket con giocoleria. Riesce a fare i conti mentre sta su un rollabola e mentre sta facendo del bouncing con delle palle da basket. Ah sì, ha fatto anche il video per la IJA. Vabbè, ma dopo aver detto tutto questo potete capire che qua siamo di fronte a qualcosa di indescrivibile. Quindi andatevi a vedere il suo profilo, guardatevi i suoi video perché seguitela, il prossimo anno potrebbe fare delle cose eccezionali. Oppure potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro, d'altronde ha 14 anni, no? Grazie per aver seguito fino a qui questa mia personale top, spero di aver colto alcuni artisti, alcuni punti, alcuni video che vi sono piaciuti quest'anno o anzi spero che non li conoscevate così almeno ci date un'occhiata. Purtroppo non ho potuto mettere, come dicevo all'inizio, altri artisti che mi sarebbe
piaciuto parlarne, persone che quest'anno hanno contribuito un sacco anche per la comunità dei giocolieri. Sto parlando di giocolieri come Zach McAllister, come Taylor Glynn, come Evan Trashjo, che attraverso i loro canali YouTube hanno pubblicato video, tutorial. Stiamo parlando di persone che hanno dedicato un sacco di tempo ed energie per tutta la comunità dei giocolieri. Non ho parlato di altri strumenti a me molto cari come il Flower Stick e il Devil Stick, con rappresentanti quest'anno come Yatabe o Matteo Segura che hanno fatto degli ottimi lavori, e per non parlare del Diablo, quest'anno anche col Diablo, vabbè, il solito Alexis Levillon che ha fatto delle cose incredibili, pazzesche, ma mi sono piaciuti un sacco anche Henry Kangas, Yanis Kaske, insomma, anche lì datevi un'occhiata. E poi Wes Piden, che anche quest'anno ha pubblicato un video della Madonna, insomma, incredibile. Bene, a me non resta che salutarvi. Vi ricordo che questo è il mio canale Geo il Giocoliere, sul quale viene pubblicato anche il TG Juggling ogni mese, quindi se volete rimanere aggiornati sulla giocoleria in generale iscrivetevi al canale. C'è anche la campanellina, mi dicono che se cliccate la campanellina poi vi avvisano quando pubblico dei nuovi video. Forse faccio anche dei tutorial, però questo dipende dal tempo o dalle quarantene. E che dire, ecco, niente, oggi mi avete visto in questa versione un po' più sciolta. Normalmente sono un po' più ingessato e soprattutto vengo anche, come dire, supportato da degli altri giocolieri fantastici che fanno parte della redazione del TG Juggling, che mi hanno anche permesso, insomma, anche questo è frutto in parte del loro lavoro. Sì, tra l'altro non ho più avuto notizie di Matteo Di Gaetano dopo l'ultimo servizio che aveva fatto, quindi vabbè, speriamo, insomma, mi scriva o mi mandi una cartolina, insomma. Ottimo, con questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima uscita del TG Juggling. Ah no, però questo non è il TG Juggling. Ciao! Ok, cammina, sono sempre qui, tra i vigneti delle colline francesi, e come vedete ha iniziato a nevicare. E fortunatamente mi pare più o meno là in fondo di aver visto una baita. Ora mi ci dirigo e da lì spero di poter trovare un passaggio per tornare in Italia. A presto.